Non so che cosa c'è nell'occhio, ma tipo di qua sto vedendo gli angeli, tipo c'è qualcosa, vabbè, non ho le visioni, comunque. E anche alla fine... Gatti, ma vi sembra il caso? Like cliccando... Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, la terza puntata dello story time che sto dedicando alla mia esperienza in Finlandia. Potreste notare un vago cambiamento nella qualità dell'immagine o nell'inquadratura, ma per il semplice fatto che ho deciso di provare a registrare questo video non più con la mia Canon ma con iPhone, perché non perché la Canon non vada bene, anzi devo dire che è insuperabile, decisamente migliore in qualità forse, ma se iPhone si rivelerà un valido sostituto alla mia Canon, ho deciso di provare a registrare insomma qualche video anche con iPhone, proprio perché magari anche in viaggio si rivelerà anche più pratico. A parte il fatto che la mia Canon non ha lo schermetto, quello che si può rigirare, quindi non riesco a vedermi direttamente con la videocamera, devo quindi collegare tutto al computer mentre con iPhone è tutto molto più comodo e comunque in viaggio, appunto, come dicevo, si potrebbe rivelare estremamente più pratico, anche perché tipo la reflex però pesa, cioè costa anche tanto, ma pesa anche tanto. E quindi tipo potrebbe, non so, tipo sfasciarmi un polso o farlo diventare tipo super muscoloso pronto per la prepugilistica, e non è esattamente quello a cui aspiro, però ecco, insomma, volevo fare questa prova anche perché ci saranno presto dei viaggi che dovrò fare, quindi insomma mi piacerebbe portare con me la possibilità di registrare. Dunque, insomma, se vedete qualche cambiamento è semplicemente per questo. Prima di iniziare con il video vero e proprio, volevo però spendere un paio di parole per dire una cosa. Nonostante comunque il mio canale non sia ancora particolarmente avviato, in realtà è proprio alle prime armi, conta pochi iscritti, eccetera, eccetera, però ho notato che questa serie sta piacendo e che comunque, per il livello a cui sono attualmente, sta ricevendo un discreto numero di visualizzazioni e ha anche ricevuto dei commenti molto incoraggianti, quindi insomma volevo ringraziarvi del sostegno e del fatto insomma che mi seguiate, coloro che mi seguono ovviamente, quindi insomma volevo dire grazie davvero. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti che, diciamo, vi stavo parlando delle ragioni che hanno spinto sia me che l'altra ragazza a cambiare o meglio a sceglierci direttamente quella che poi è diventata la nostra host family, una scelta che in realtà non doveva essere nostra, bensì dell'associazione con cui noi eravamo partite. A proposito, apro una parentesi, ovviamente per chi capita in questo video per la prima volta o comunque per chi non l'avesse ancora visti, qua sopra nel box informazioni, quello con la i bianca, che non ricordo mai se sta tipo di qua o di qua, vi lascio i primi due video, quindi i primi due capitoli, in modo tale che se volete potete andarli a vedere. Detto questo, eravamo rimasti quindi alla scelta della host family. Però vi avevo anche accennato, in entrambi i video mi pare, della presenza appunto dell'autumn break, che altro non è che una settimana di vacanza per le ferie d'autunno, durante la quale anche noi, in quanto insegnanti provvisorie, non avremmo avuto nessuna lezione da tenere, quindi ufficialmente eravamo in vacanza per quella settimana lì. Quindi avevamo deciso, in realtà, sin da prima di partire per la Finlandia, quindi eravamo ancora in Italia, sia io che l'altra ragazza, avevamo deciso insieme di organizzare un viaggio, una specie di piccola trasferta, appunto durante il periodo dell'autumn break. E avevamo deciso, proprio per una questione di... non so se si sente, sono circondata da amici a quattro zampe e si è avvicinato il cane, comunque, ciao cane, e vista la vicinanza con il posto in cui eravamo, che è Ylitornio appunto, avevamo optato per andare a visitare la città di Rovaniemi. In realtà inizialmente il programma era quello di andare con i mezzi, fosse treno, autobus, pullman, in modo tale così da non gravare comunque su un'ipotetica famiglia ospitante, ma più che altro anche per essere quanto più possibile autonome. E quindi niente, avevamo più o meno pianificato tutto. Ovviamente in quel periodo poi noi eravamo ancora nell'alloggio della scuola, quindi in teoria eravamo ancora sotto la responsabilità di quella che poi in realtà avevamo deciso diventasse la nostra host family ufficiale. Quindi, visto che comunque l'autumn break era alle porte, avevamo deciso entrambe, una volta chiaramente in Finlandia, di avvisare la preside del fatto che saremmo volute partire per Rovaniemi per 3 giorni e 2 notti.
Una volta comunicate poi le nostre intenzioni, a quel punto la preside ci chiese se volessimo che lei ci accompagnasse e spendesse un giorno di questi dei tre che avremmo dovuto passare a Rovaniemi con noi. In realtà fu una cosa molto carina e noi fummo anche molto contenti della cosa, perché fino ad allora in realtà non avevamo avuto tutte queste occasioni di fare un vero e proprio viaggio, quindi quello lì ufficialmente era il nostro primo viaggio tutti insieme. In realtà non eravamo tutti, perché mancava il nostro host dad, che per motivi di lavoro non aveva potuto seguirci. Però eravamo in noi tre, quindi eravamo, diciamo, una gita tra donne, tipo le Charlie's Angels, eravamo in tre come le Charlie's Angels, e abbiamo speso quindi un'intera giornata insieme, al termine della quale però anche la nostra host mom se ne dovette andare, perché pure lei aveva impegni di lavoro e quindi insomma, però almeno avevamo avuto l'occasione di spendere una giornata intera insieme. Come programma per il primo giorno decidemmo di spendere l'intera giornata tutte e tre insieme al Santa Claus Village, anche perché Rovaniemi è famosa per essere la città di Babbo Natale, quindi c'è proprio un intero villaggio dedicato al personaggio di Santa Claus. E quindi niente, abbiamo fondamentalmente passato l'intera giornata lì. Il posto era veramente molto carino, molto suggestivo, il tipo di architettura era veramente molto, non so, faceva molto scena, e purtroppo in quel periodo ancora non c'era particolarmente tanta neve, ma nonostante tutto era veramente anche lì molto molto carino, anche perché c'era proprio clima natalizio dappertutto, abeti, lucine, la neve, era tutto molto molto, poi non lo so, a me piace molto il Natale, quindi obiettivamente non lo so, mi è piaciuto moltissimo. Chiaramente va un po' a gusto, però credo che sia un'esperienza che vada assolutamente fatta. Il posto in sé era veramente pieno di opportunità, ma soprattutto anche pieno veramente di tantissimi negozietti, di souvenir e non, pieni di cose che io mi sarei voluta comprare subito, ma per evitare la povertà imminente sono rimasta un po' a freno, ma qualcosa l'ho comprato ovviamente. Ma soprattutto è molto molto carino anche proprio da vedere, perché è tutta una questione anche proprio come è stato strutturato, una struttura molto suggestiva, è pieno di abeti, di lucine, richiama veramente tantissimo l'atmosfera natalizia, che a me personalmente piace moltissimo, quindi obiettivamente va a gusto. Magari ci sono quelle persone a cui non piace il Natale, e quindi non lo so, forse magari a loro non piacerà, però sinceramente io credo che sia un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, anche perché è veramente molto carino e soprattutto ci si diverte. Una cosa molto carina che ricordo era che appena entri nel Santa Claus Village ti trovi tipo in una sorta di spazio che è dedicato alla ricezione delle lettere dal mondo, e ci sono tipo tutti gli scompartimenti dei vari paesi, quindi c'era, che ne so, Italy, Bosnia, Grecia, America e tutta una serie di altri paesi, ed era veramente molto carino. Poi era pieno di vere lettere, alcune erano anche appese di bambini, alcune erano veramente divertenti, facevano ridere, erano veramente molto carine. E quindi insomma, anche come era stato costruito internamente era veramente una cosa molto simpatica, e era anche pieno obiettivamente di oggetti che richiamavano il clima natalizio, quindi insomma era molto curato in ogni minimo dettaglio. All'interno poi del Santa Claus Village c'erano ovviamente diverse attività da fare, diversi punti di ristoro, tra cui appunto il ristorante del Santa Claus Village, che anche quello era stato arredato veramente in modo molto natalizio, molto non so neanche, non mi viene neanche esattamente la parola, mi viene rustico, però in realtà non era rustico, era semplicemente natalizio, non lo so. Forse dovrei avere anche una foto, se ce l'ho ve la metto qua, così potete capire esattamente di cosa sto parlando. Era veramente molto carino, e anzi, diciamo la verità, era molto bello, però i prezzi non erano altrettanto belli, quindi abbiamo optato per qualcos'altro. In realtà poi, apro una parentesi, mi è parso di capire che, almeno per quanto riguardasse Rovaniemi e la Finlandia in generale, è molto facile trovare ristoranti che costano veramente tanto, ma per un semplice fatto che comunque c'è magari un rapporto tra salario e vita. Non lo so, in realtà pure la nostra host mom disse che era molto caro, quindi forse in quell'occasione è che era il ristorante del Santa Claus Village, quindi obiettivamente magari aveva dei subprezzi, chiamiamoli così, e forse era per quello che costava tanto. Però diciamo
vabbè, non è che gli altri ristoranti in generale costassero poco, però erano forse più abbordabili. Devo dire che per quanto riguarda me e per quanto riguarda l'altra ragazza, venendo chiaramente da un paese molto diverso, e almeno per il nostro soggiorno, per la nostra permanenza a Rovaniemi, siamo state salvate dalla presenza del McDonald's, che è sempre un evergreen e ti salva sempre, perché almeno con €1 qualcosa la mangi. Quindi ringraziamo sempre la presenza di McDonald's, e ringraziamo il signor McDonald's per essere esistito, quindi grazie. La prima giornata decidemmo di spenderla nel Santa Claus Village, anche perché Rovaniemi è famosa per essere la città di Babbo Natale, quindi avevamo deciso di passare proprio la giornata lì. Chiusa parentesi, oltre al ristorante, al Santa Claus Village c'era anche la possibilità di fare un giro in renna. Una renna vera poi peraltro, non una renna finta così. E per me e l'altra ragazza in realtà era un momento abbastanza entusiasmante, perché fino ad allora noi in realtà non avevamo ancora visto bene queste fantomatiche renne, che in realtà ci dicevano essere dappertutto, ma noi non le vedevamo, perché poi le renne selvatiche in teoria, da quello che ho capito, non esistono, soltanto che sono lasciate, sono tutte di proprietà, sono tutte segnate, ma sono tutte lasciate libere di andare in giro. Però noi non le avevamo mai viste, quindi appena abbiamo saputo di questa cosa siamo andati a vedere questa renna, ovviamente. Solo che dopo un iniziale entusiasmo è tornata un po' la tristezza della realtà, perché comunque gli animali non sono un gioco, non sono un giocattolo. Sono sicura che loro, quella renna, in generale gli animali li tengano molto bene, però non lo so, vedere quella renna sempre tutta toccata da tutti i ragazzini, che faceva sempre lo stesso giro tutto il giorno, insomma, a me, cioè diciamo a me, penso anche alle altre due, quindi la nostra host mom e la mia sorella finlandese, penso che per tutte e tre sia stato un pochino triste da vedere, quindi in realtà ci siamo limitate a guardarla e dire: oh, finalmente abbiamo capito com'è fatta una renna dal vivo. Però non abbiamo assolutamente aderito a questa iniziativa, anche perché una volta lì in realtà, a parte il fatto che ci faceva tenerezza la renna in sé e non avremmo comunque mai usufruito della cosa, ma eravamo comunque lì per uno scopo più grande, diciamo così. Eravamo appunto andati poi al Santa Claus Village, perché lì non è che è soltanto il Santa Claus Village o è soltanto vagamente conosciuta per la città di Babbo Natale. No, nel Santa Claus Village c'è proprio Babbo Natale, quindi noi volevamo andare a incontrare Babbo Natale. Questo perché? A parte il fatto che, perché sì, perché una volta che stai lì, scusami, che fai, non lo incontri? Ma poi io ho ancora una questione in sospeso, perché quando ero piccola mi dissero che Babbo Natale non esisteva. E chi me lo disse? Me lo disse mia cugina, che visto che lei avevano rovinato l'infanzia dicendole che Babbo Natale non esisteva, visto che a lei avevano detto che Babbo Natale non esisteva, a quel tempo pensò che fosse opportuno rovinare l'infanzia anche a me e quindi venire da me a dirmi: lo sai che Babbo Natale non esiste? E quindi non solo mi rovinò l'infanzia, e da quel momento, anche se mia madre cercò di rimettere un po' le pezze dicendomi: ma no, non è vero, esiste, e io non ci credetti più, ma ad oggi ho scoperto che mi ha mentito, perché io l'ho incontrato Babbo Natale e c'ho anche una foto con lui, che è costata 60 calci sui denti, che vabbè, ci siamo divise io e l'altra ragazza, ma comunque non è che fossero proprio queste foto economiche, però ho le prove che esiste, ecco. Quindi tutto questo, io credo che una persona mi dovrà delle scuse prima o poi. Comunque sì, alla fine ci siamo addentrate nel Santa Claus Village, cioè non nel Santa Claus Village, scusate, nel Santa Claus Office, molto molto bellino internamente, tutte lucine, tutte cose veramente bellino, e soprattutto, cosa molto interessante, all'interno, non mi ricordo se soltanto del Santa Claus Office o in generale nel Santa Claus Village, c'è proprio una specie di itinerario che spiega bene o male la storia di Santa Claus, che io onestamente non sapevo, almeno per quanto riguarda chiaramente la mitologia nordica. Non parliamo in generale di San Nicola e dei riferimenti religiosi, ma proprio del personaggio di Santa Claus, che inizialmente in realtà aveva un aspetto veramente creepy, era una cosa, cioè io non capisco perché i bambini lo aspettassero, a me sinceramente avrebbe fatto paura, però quello era. Quindi cioè, questo itinerario tratta l'evoluzione di Santa Claus dai suoi inizi
fino a diciamo il Santa Claus, il Babbo Natale che conosciamo oggi, quindi quello tutto cicciottone pacioccone, in cui anche la Coca-Cola ha contribuito a formarne l'aspetto in quanto a colorazione. Quindi anche forse dal punto di vista culturale in questa cosa è stato anche interessante, anche se in realtà poi andare al Santa Claus Village, al Santa Claus Office è una cosa veramente più di svago, più divertente, e soprattutto credo che sia veramente carino portarci i bambini. E cosa molto molto più carina, io l'ho fatto per ringraziare a quel tempo i titolari del mio posto di lavoro, perché diciamo è stato anche grazie a loro se sono effettivamente riuscita a partire per 2 mesi interi. E a quel tempo avevano 2 bambini molto piccoli e quindi io decisi per ringraziarli di mandargli appunto dal Santa Claus Village una lettera proprio indirizzata a loro come famiglia, ma proveniente proprio da Babbo Natale, che voleva salutare famiglia XY. E quindi insomma è una cosa che si può fare anche insomma per far sognare i bambini, è veramente molto carino, danno questa opportunità molto bellina. Poi sempre al Santa Claus Village ho saputo che per quanto riguarda tipo alcuni avamposti del Circolo Polare Artico ti vendono diverse monete che sono come tipo le monete del Circolo Polare Artico, e non so, io ce ne ho una, però non ho continuato la collezione, però insomma è interessante, è carino, se volete farci un salto ve lo consiglio assolutamente. Insomma poi alla fine finalmente incontriamo Babbo Natale, facciamo la famosa foto. Peraltro ho l'impressione, ma non ne sono molto sicura, che io a quel Babbo Natale stessi vagamente sul culo, ma non ho mai avuto la conferma, soltanto proprio una questione a pelle, ma non importa, perché io oggi sono stata sono stata immortalata con lui, quindi che gli stessi sul culo non mi importa più. Comunque alla fine la giornata terminò e ci dovemmo dirigere all'hotel, in cui in realtà già eravamo state all'inizio, perché comunque dopo il viaggio in macchina dell'andata, che peraltro andò benissimo, eravamo già state all'inizio in questo hotel per mollare i bagagli, perché comunque anche se era solo per 3 giorni la nostra permanenza, ci eravamo comunque portate delle borse e per evitare di avere cose ingombranti appresso le avevamo mollate in hotel. Peraltro un hotel molto molto carino, che in realtà non sono sicura che fosse un hotel, forse era più un bed and breakfast, perché noi avevamo una camera personale con bagno privato, però avevamo una cucina in comune con gli altri clienti. Peraltro molto molto ben tenuta, però ecco non sono sicura, forse era più un bed and breakfast o non lo so, un ostello, non so, non ne sono sicura, non mi ricordo. Comunque era veramente carino, molto ben tenuto, molto pulito, ma soprattutto era molto comodo a livello di posizione, perché comunque era molto centrale, ma si trovava perfettamente in mezzo tra il centro città e la stazione dei pullman, perché comunque, ok che all'andata eravamo venuti in macchina, ma al ritorno saremmo dovuti appunto tornare coi pullman, quindi era molto molto comodo averla effettivamente molto vicino. Oltretutto, come dicevo, anche il centro città era veramente molto comodo arrivarci, difatti noi ci siamo spostate tutto il tempo a piedi, quindi abbiamo avuto un'esperienza estremamente positiva al riguardo. La sera poi della stessa giornata la nostra host mother ci salutò proprio per tornare a casa, mentre noi comunque appunto tornammo in hotel e ci sistemammo per alla fine andare a dormire e andarci a riposare. Il giorno dopo poi l'abbiamo dedicato prevalentemente alla visita della città e dei principali musei. Quelli che abbiamo visitato, se non erro, furono 3 ed erano il Pilche, il Corundi e l'Articum, che sono rispettivamente il Museo della Scienza, il Museo di Arte Moderna Finlandese e il Museo della Storia Finlandese. Tutti e 3 veramente molto belli, sono 3 diversi musei di cui alcuni erano interattivi, altri no, altri erano classici musei. Diciamo che io poi non sono in realtà una grande fan dell'arte moderna, quindi il Corundi l'ho trovato molto molto bello, sicuramente pieno di cose interessanti, però non è stato esattamente il mio preferito. Il Pilche, che è il Museo della Scienza, era molto carino, però sembrava in qualche modo essere forse indirizzato prevalentemente a un pubblico molto molto più giovane di me, dell'altra ragazza. Mentre l'Articum l'ho trovato estremamente interessante, molto bello da vedere, divertente perché comunque era veramente interattivo, e con interattivo intendo che c'erano veramente delle cose che tu dovevi fare per vedere, che ne so, un esperimento o per
illuminare una parte di una parete per capire di che cosa si stava parlando, quindi era veramente molto molto carino, molto coinvolgente, non era per niente noioso e soprattutto era molto interessante anche perché introduceva lo spettatore a quella che è la cultura e la storia finlandese, soprattutto dal punto di vista territoriale, dal punto di vista storico, dal punto di vista climatico, ma tratta anche la questione magari dal punto di vista sociale, quindi le varie etnie, i vari usi, i vari costumi e tutta una serie di altre cose molto molto interessanti. All'Articum poi abbiamo avuto per la prima volta la possibilità di vedere un'aurora boreale. Era una proiezione in realtà, però era estremamente veritiera ed era molto molto ben fatta. Perché dico questo? Perché noi fino ad allora in realtà mi pare che ormai fossimo a 3 settimane della nostra permanenza circa, ma noi fino ad allora non avevamo ancora visto nessuna aurora boreale, perché comunque, intendo dal vivo ovviamente, perché comunque per vedere l'aurora boreale è necessario un certo tipo di clima, tanto che ovviamente era necessario molto il freddo quanto la notte, ed essendo ancora non particolarmente freddo e non particolarmente buio era molto difficile beccarle. È stato più facile magari più in là quando poi si è cominciato ad avere più buio che luce, però ecco, noi personalmente abbiamo dovuto aspettare veramente tanto. A un certo punto abbiamo anche cominciato a perdere le speranze che questo potesse accadere e quindi niente, all'Articum abbiamo avuto per la prima volta l'opportunità di vederla, seppur proiettata. Ma la cosa carina è che in quell'occasione mescolarono quella che è l'esperienza in sé, quindi l'esperienza visiva, con la storia, diciamo, la mitologia che si nasconde dietro al fenomeno delle aurore boreali. Perché? Perché nella mitologia nordica l'aurora boreale è scatenata da una volpe artica che, scuotendo la coda, smuove la neve e crea dei giochi di luce. Ed era molto bello perché appunto c'era questa volpe che faceva sto gioco e poi effettivamente appariva l'esperienza visiva dell'aurora boreale. Peraltro questo è diciamo più che altro un aneddoto, sia nell'occasione della proiezione sia nell'occasione dell'esperienza reale. È vero che l'aurora boreale sembrerebbe per alcuni emettere un suono, quindi è un'esperienza veramente particolare che secondo me andrebbe vissuta almeno una volta nella vita. Ecco, io la vorrei vivere altre 1000 volte perché è veramente molto molto bella, molto suggestiva e soprattutto è molto affascinante, ecco. Insomma, la giornata la passammo quindi girando per i vari musei e anche per la città in sé, perché alla fine ci facemmo anche qualche passeggiata all'interno della città di Rovaniemi, che è molto molto carina, anche se ovviamente essendo che la Finlandia sta vivendo il fenomeno dell'urbanizzazione soltanto adesso, le città in generale sono tutte in via di costruzione e più che altro espansione, non costruzione. Quindi, nonostante però ci fossero molti lavori, molti cantieri, devo dire che è stata una città molto bella da vedere, ho molti bei ricordi al riguardo, quindi è una città che io consiglierei comunque di andare a vedere, se non fosse per la città in sé, quantomeno proprio per il Santa Claus Village, che diciamo vale tutto la pena. Io andrei anche all'Articum, peraltro a quel punto, diciamo, visto che l'Articum, il biglietto dell'Articum prevede anche il Kurundielpilke, a quel punto vale proprio la pena farsi un giro per la città e per i musei, che comunque è molto interessante. Diciamo, è una cosa che io onestamente suggerirei, consiglierei, quindi perché? Perché comunque ho avuto una bella esperienza a riguardo. La sera poi, che peraltro era l'ultima sera prima del giorno della partenza, perché comunque l'indomani saremmo dovute partire per tornare a Ilitornio, decidemmo di farci una piccola passeggiata anche di sera e di notte per vedere com'era anche la città con, diciamo, l'atmosfera notturna, e devo dire che è molto molto carina anche da quel punto di vista. Passammo la serata in un pub, lì l'alcol costa veramente tanto, ma ci sono delle varie ragioni che non vi so spiegare in questo video, magari ne parleremo in un altro futuro, però insomma i drink per i poracci li abbiamo trovati anche lì, quindi diciamo abbiamo passato anche in quell'occasione una serata molto molto carina, molto tranquilla, e abbiamo fatto anche qualche foto molto bellina. Non sono sicura di averle ancora da qualche parte, spero di sì perché le conservai in un hard disk, ma non sono sicura che funzioni, dovrei riprenderlo un attimo. Ad ogni modo andammo in hotel, passammo la notte lì e il giorno dopo ci svegliammo per la partenza. Allora, innanzitutto appena ci svegliammo era tutto ricoperto finalmente di neve, quindi c'era
c'erano non so quanti centimetri di neve, aveva fatto una bufera di notte, noi dormivamo, non ci siamo accorti di nulla. Però insomma, appena ci siamo alzate era tutto bianco, bellissimo, eravamo contente. Poi abbiamo notato che tipo noi quando vedevamo la neve eravamo tutte fomentate, tutte gasate, tipo i finlandesi tipo ci guardavano come per dire che carine queste bambine che stanno esultando per la neve, ma insomma è una cosa così banale, tipo, per noi non è così banale, non ce l'abbiamo mai la neve. Una volta ha nevicato a Roma, si è fermato tutto, è sembrato tipo veramente una cosa, un miracolo, un fenomeno incredibile. Quindi sì, noi che veniamo dai paesi mediterranei, se vediamo la neve ci fomentiamo, ok? Vabbè, insomma, facemmo colazione, prendiamo tutte le nostre cose e cominciamo a incamminarci appunto verso la stazione dei pullman, che come avevo detto appunto all'inizio, se non sbaglio, era comunque molto molto vicina al nostro hotel, quindi andammo a piedi e raggiungemmo questa fantomatica stazione. Una volta lì poi abbiamo fatto tipo scorte di patatine e cibo per il viaggio, perché se non sbaglio comunque l'orario del viaggio era abbastanza umano e era a cavallo appunto dell'ora di pranzo, quindi comunque per mangiare qualcosa ci eravamo comprate del cibo, in realtà cibo spazzatura, ma va bene comunque. Quindi avevamo fatto appunto scorti di cibo, abbiamo aspettato che arrivasse il nostro pullman, che poi in realtà era un pulmino piccolino, piccolo bambino. Non era un pulmone come io mi sarei aspettato, tipo un pullman enorme, no, era piccolino, carino. E quindi una volta arrivato abbiamo preso tutte le nostre cose e siamo andate per salire. Allora, in Finlandia non è come qua in Italia che tu vai dal tabaccaio, ti compri il biglietto, poi sali sull'autobus e in teoria il buon senso vuole che poi tu vada a timbrare il biglietto e sei legalizzato. No, siccome ovviamente la fiducia nel prossimo è ok, però non troppo, lì in Finlandia tu non vai da nessuna parte a comprarti il biglietto, quando sali lo paghi all'autista. E anche in quel caso noi dovemmo pagare il biglietto all'autista. Ecco, fatalità vuole che in quell'occasione beccammo forse l'unico finlandese che non sapeva parlare inglese, e noi al tempo, almeno io, non parlavo finlandese, cioè io oggi lo studio ma non è neanche che lo parlo, però al tempo non sapevo neanche i numeri, e come non lo sapevo io non lo sapeva neanche l'altra ragazza che stava con me. Noi parlavamo inglese e lui non ci capiva, lui parlava finlandese e noi non lo capivamo, e insomma si è creato un momento di disagio notevole. Era chiaro che volessimo i biglietti, ma noi non avevamo capito se lui avesse capito quanti, e penso che lui non avesse capito se noi avessimo capito quanto costava. Quindi siamo stati penso 5 minuti di orologio, se non di più, a cercare di comunicare con questa persona, che però senza troppo successo, mentre invece dietro di noi cominciava a formarsi la fila, non si sa perché, comunque non è che questo pulmino andasse solo a Litornio, faceva delle fermate intermedie, quindi comunque c'erano anche altre persone che dovevano andare in altre direzioni. Insomma, si è formata la fila, e non so voi, ma almeno a me quando si forma la fila dietro di me mi prende l'ansia, soprattutto se sono io la causa della fila. Quindi momento panico. Ovviamente c'era gente dietro di noi e sentivano quello che noi stavamo dicendo e vedevano qual era il problema, però nessuno faceva niente. A quel punto avevamo pensato che nessuno parlasse inglese, cioè che sfiga, quindi niente. A un certo punto, momento di disperazione, ci giriamo e cerchiamo proprio di sfidare la sorte. Ok che nessuno ci aveva aiutato fino ad allora, però magari qualcuno, boh. Il primo ragazzo dietro di noi gli diciamo: scusami, che parli inglese? Ovviamente gli abbiamo chiesto in inglese e lui ci risponde: sì, certo. Scusami, ma se parli inglese, ma perché? Cioè, perché non ci hai aiutato prima? Almeno smettavamo di essere la causa dell'ingorgo. Ma proprio poi è stato super gentile, no? Era proprio: ah, ma certo che vi aiuto, come no? Ha parlato, guarda, costa così, lì. 2 secondi e il problema era risolto. Cioè, ma scusami, ma te l'abbiamo dovuto chiedere, ma non potevi darci una mano prima? Vabbè, comunque, alla fine tutto è bene ciò che finisce bene. Siamo riuscite a entrare a salire su questo pulmino, ci siamo sistemate e ci siamo messe sedute. Il viaggio di ritorno pure è andato molto molto bene. In realtà per me è stato un po' noioso, perché io proprio i primi momenti del nostro viaggio persi le mie cuffiette, le mie adorate cuffiette, e quindi niente, cioè il mio viaggio l'ho passato praticamente tutto il tempo così.
a guardare fuori dal finestrino, mentre invece vedevo l'altra ragazza con le cuffie tutta fomentata, contenta. La invidiavo un pochettino in quel momento, però vabbè, me le ero perse, che devo fare? Se non che a un certo punto, finalmente, riusciamo a vedere, seppur di sfuggita, le renne. Perché? Perché come dicevo appunto prima, le renne sono di proprietà, però vengono lasciate allo stato brado, quindi cioè, le puoi trovare veramente dappertutto. E visto che soprattutto in posti nevosi si sparge il sale sulle strade, anche in Finlandia viene fatta questa cosa e pare che le renne questa cosa piaccia moltissimo, quindi ghiotte di sale, queste simpaticone si mettono in mezzo alla strada, sleccacciarsi tutto l'asfalto e quindi bloccano le macchine. E ovviamente noi eravamo rimasti un pochino bloccati da ste renne, poi ovviamente nel momento in cui passi queste si scansano e noi eravamo tutte contenti, tipo, oh mio Dio, guarda le renne, abbiamo pure fatto dei video. Se non che la ragazza davanti a me che aveva ste cuffie, chiaramente non ci sentiva molto per quello che riguardava i rumori esterni alle cuffie, ha cacciato un urlo tipo ah renne, ovviamente l'ha detto in inglese e in quel momento io ho ringraziato di non avere le cuffiette perché al suo posto potevo esserci io. Fatto sta che una volta che ha urlato tutti si sono girati tipo panico, dico ma perché questa urla? Siamo rimasti tipo tutti bloccati, a un certo punto si è resa conto della cosa e niente. Ripeto, ringrazio di aver perso le cuffie, cioè, in quel momento, perché potevo esserci veramente io in quella situazione. Vabbè, fatto sta che alla fine arriviamo al ritorno, il nostro viaggio per quanto riguarda Rovaniemi si conclude e ritorniamo all'alloggio scolastico. Allora ragazzi, il video per oggi però termina qui, questo è più o meno tutto, almeno per quanto riguarda la mia permanenza a Rovaniemi. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un mi piace cliccando sul like button qua sotto, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi, non riesco a dirlo ragazzi, cioè è incredibile. Sapete quante volte ho provato a dirla sta cosa?